Ti sei mai chiesto come migliorare il controllo della vescica, prevenire disturbi pelvici o persino aumentare le performance sessuali, senza farmaci e senza palestra? La risposta sta in un gruppo di muscoli che quasi nessuno allena: il pavimento pelvico. Oggi ti spiegherò cosa sono gli esercizi di Kegel, come riconoscere i muscoli giusti e come allenarli in modo semplice, sia per uomini che per donne. E alla fine del video ti racconterò i risultati sorprendenti di uno studio clinico che ha dimostrato come questi esercizi possano davvero migliorare la funzione sessuale in poche settimane. Il pavimento pelvico è un insieme di muscoli e legamenti che si trova nella parte inferiore del bacino e che sostiene vescica, utero, prostata e retto. Puoi immaginarlo come una sorta di amaca muscolare che regge e sostiene gli organi interni. Quando questa zona è tonica e flessibile, tutto funziona in equilibrio. Ma se i muscoli si indeboliscono, per esempio dopo il parto, a causa dell'età, della sedentarietà o di interventi chirurgici, possono comparire disturbi come incontinenza urinaria, sensazione di peso al basso ventre, dolore pelvico e perfino disfunzioni sessuali. Gli esercizi di Kegel servono proprio a rinforzare questi muscoli profondi. Nelle donne migliorano il controllo urinario, prevengono il prolasso e aiutano a recuperare tono dopo il parto. Se praticati già prima della gravidanza, riducono anche il rischio di incontinenza nel postparto. Negli uomini, invece, migliorano il controllo dell'eiaculazione, sostengono l'erezione e sono utili dopo interventi alla prostata. Inoltre, contribuiscono a una postura più stabile e a una migliore funzionalità lombare. Secondo una revisione Cochrane, gli esercizi del pavimento pelvico sono considerati la terapia di prima scelta per l'incontinenza urinaria femminile e hanno mostrato benefici anche negli uomini con difficoltà erettili. Il punto chiave, però, è capire quali muscoli usare. Il modo più semplice per identificarli è questo. La prossima volta che sei in bagno, prova per un momento a interrompere il flusso di urina. I muscoli che entrano in gioco in quell'istante sono quelli giusti. Ma attenzione, questa prova serve solo per riconoscerli, non deve essere ripetuta come esercizio quotidiano, perché può alterare la funzione naturale della vescica. Una volta imparato a percepire il muscolo giusto, puoi iniziare l'allenamento vero e proprio. All'inizio, la posizione più comoda è sdraiato, con le ginocchia piegate e i piedi a terra. Poi puoi eseguirli anche da seduto, con la schiena dritta e i piedi ben appoggiati, e infine in piedi, che è la posizione più impegnativa. La tecnica è semplice. Contrai i muscoli come se volessi trattenere urina o gas. Mantieni la contrazione per circa 5 o 10 secondi, poi rilascia completamente. Molti fisioterapisti consigliano che il rilascio duri il doppio del tempo della contrazione. Per esempio 5 secondi di contrazione e 10 di rilascio. Ripeti l'esercizio per una decina di volte e cerca di farlo 2 o 3 volte al giorno. Ci sono 2 varianti principali: le contrazioni lente, che servono a rinforzare la resistenza del muscolo, e le contrazioni rapide, che migliorano la capacità di reazione durante sforzi improvvisi, come un colpo di tosse, uno starnuto o un salto. Le contrazioni lente si eseguono mantenendo la tensione per 5-10 secondi, seguite da un rilascio di 10-20 secondi. Quelle rapide, invece, consistono nel contrarre il muscolo per 1 o 2 secondi e poi rilasciare subito, per un totale di 10 a 20 ripetizioni. Se il video ti è utile, fermati un attimo, lascia un like e iscriviti al canale. È un piccolo gesto che per me fa davvero la differenza e mi aiuta a continuare a creare contenuti gratuiti per te. Un'ottima variante per rendere l'esercizio più completo è il mezzo ponte, chiamato anche glute bridge. Sdraiti supino, piega le ginocchia e appoggia i piedi a terra, mantenendo le braccia lungo i fianchi. Mentre espiri, solleva lentamente il bacino fino ai muscoli del pavimento pelvico. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi scendi e rilassa completamente. Questo esercizio unisce il lavoro dei glutei, dell'addome profondo e del pavimento pelvico, creando una sinergia che rafforza in modo naturale tutta la zona centrale del corpo. Per quanto riguarda le ripetizioni, chi inizia può fare 8-10 punti per 2 serie. Chi è più allenato può arrivare a 12-15 ripetizioni per 3 serie, mentre chi vuole un livello avanzato può mantenere la posizione in alto per 5-10 secondi e ripetere una decina di volte. Ricorda di respirare in modo regolare, di non trattenere il fiato e di evitare di coinvolgere addominali o glutei se non è previsto dall'esercizio. La costanza è fondamentale. Bastano pochi minuti al giorno, ma praticati con regolarità portano risultati già dopo 4-6 settimane. L'errore più comune è spingere verso il basso invece di tirare su. I Kegel devono dare la sensazione di sollevare, non di spingere. E attenzione anche a non esagerare, troppi esercizi possono portare tensione eccessiva e irrigidimento muscolare. Gli effetti positivi non si fermano alla salute urinaria. Diversi studi mostrano che allenare il pavimento pelvico migliora anche la vita sessuale.
Negli uomini aumenta il controllo dell'eiaculazione e sostiene l'erezione, mentre nelle donne favorisce la sensibilità e facilita il raggiungimento dell'orgasmo. In entrambi i sessi, una muscolatura pelvica più tonica e consapevole contribuisce a un piacere più intenso e a un maggiore equilibrio psicofisico. E a proposito di piacere e consapevolezza, c'è una storia interessante dietro la nascita di questi esercizi. Negli anni 40, il ginecologo Arnold Kegel elaborò per le sue pazienti un programma di contrazioni del pavimento pelvico per ridurre l'incontinenza dopo il parto. Con sua grande sorpresa, molte di loro raccontarono non solo di aver risolto il problema, ma anche di aver riscoperto una vita sessuale più soddisfacente. Da quel momento, gli esercizi di Kegel hanno fatto il giro del mondo e oggi sappiamo che funzionano davvero, perché la scienza lo conferma. E come ti avevo promesso all'inizio, vediamo ora i risultati sorprendenti di quello studio scientifico che ha dimostrato quanto siano davvero efficaci. Uno studio clinico pubblicato nel British Journal of Urology, che è una delle riviste scientifiche più importanti in campo urologico e che oggi si chiama BJU International, nel 2005 ha coinvolto 55 uomini con disfunzione erettile. Dopo 3 mesi di allenamento del pavimento pelvico, la funzione erettile nel gruppo che aveva seguito il programma era significativamente migliorata rispetto al gruppo di controllo. E dopo 6 mesi i risultati furono sorprendenti. Il 40% degli uomini aveva recuperato una funzione erettile normale, il 35,5% aveva mostrato un miglioramento e solo il 24,5% non aveva risposto. Gli autori conclusero che gli esercizi del pavimento pelvico dovrebbero essere considerati un approccio di prima linea per chi cerca una soluzione naturale e duratura alla disfunzione erettile. Gli esercizi di Kegel sono semplici, discreti e non richiedono attrezzi. In pochi minuti al giorno puoi rafforzare la muscolatura più trascurata del corpo, migliorando salute, controllo e benessere a 360 gradi. Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video e i prossimi argomenti. E nei commenti dimmi, avevi mai sentito parlare del dottor Kegel prima di oggi? Hai già provato a fare questi esercizi? Ti aspetto nei commenti e ci vediamo al prossimo video.